Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto i miei consigli per Halloween, che si sta avvicinando, è una festa che io adoro, soprattutto adoro le atmosfere e le letture di Halloween. Quindi ho pensato di portarvi 3 piccoli consigli per le letture appunto del giorno di Halloween. Premetto subito che ovviamente lascio fuori tutti i classici, perché se mi chiedete la lettura per Halloween, le prime 2 cose che mi vengono in mente sono ovviamente Lovecraft e Dracula di Bram Stoker. Però, tolti insomma i consigli ovvi e i grandi classici, vi porto 3 letture, la prima più lunga, 2 molto brevi che si possono appunto fare direttamente la giornata di Halloween, che sono appunto 3 letture secondo me consigliate per appunto il giorno di Halloween. Come ho detto, vi porto una lettura lunga e 2 letture brevi, 2 sono libri e uno in realtà è un fumetto, tutti e 3 dove la paura, il thrill, la suspense la fa ovviamente da padrona. Cominciamo con l'unico che ho cartaceo, che è anche quello più lungo, per chi ha voglia di cimentarsi letture che magari non durano soltanto la giornata di Halloween o ha molto tempo libero Halloween per dedicarsi appunto alla lettura, e quindi è una lettura un po' più lunga, che è questo volume qui. È Dracula, scritto da Stoker e da Barker, Stoker che è il discendente diretto di Bram Stoker e ispirato appunto alla figura di Dracula. Questa versione qui, che è quella cartonata, è uscita l'anno scorso, ma trovate già in libreria la versione economica che è uscita veramente da breve e che ha un costo veramente irrisorio. Adesso io non ricordo, ma insomma mi pare che con 10 euro neanche la portate a casa. Questa invece è la versione cartonata in rigida, sotto è fatto così, vediamo un po' se riesco a mostrarvelo bene. Ok, questa è la spina, invece sopra ha questa sovracoperta che io adoro e trovo perfetta per il romanzo. Qui c'è la spina e questo è il retro. È uscito per la Nord Edizioni al costo di 18,60 euro e è uscito, mi sembra, l'anno scorso, comunque da un po', no, forse un po' prima, comunque già uscito da un po', però come ripeto è uscito da poco la versione economica. Ha circa 460 pagine e un libro che a me è piaciuto tantissimo. In realtà sul canale trovate anche la video recensione del libro, io ve la linko, però è uno dei primi video del canale, quindi siate magnanimi perché insomma ovviamente è una veramente delle primissime video recensioni che ho fatto. Ad ogni modo, di cosa parla questo romanzo? È scritto dal discendente di Bram Stoker, Drake Stoker, e racconta, si ispira proprio al suo avo, a Bram Stoker, e racconta appunto come secondo lui Bram Stoker ha avuto l'ispirazione per scrivere Dracula e immagina che il suo avo appunto abbia vissuto in prima persona degli eventi che lo abbiano ispirato a scrivere il famoso libro di Dracula. E quindi racconta le vicissitudini innanzitutto di un giovanissimo Bram Stoker, e poi mano a mano lo vediamo crescere negli anni, le sue vicissitudini con delle figure a tema vampiresco. Richiama tantissimo le atmosfere di Bram Stoker, del famoso Dracula di Bram Stoker, però con una prosa più moderna, più attuale, ed è un romanzo che io ho amato tantissimo. Prende lo spunto da fatti veri. Infatti Bram Stoker fu obbligato a letto per molti anni da bambino per una malattia e guarì praticamente all'improvviso, ma guarì talmente tanto che praticamente da ragazzo, quando faceva gli studi universitari, riuscì anche ad essere un ottimo atleta. Poi ovviamente, come tutti sappiamo, lo Stoker adulto ebbe l'ispirazione per scrivere appunto il romanzo di Dracula, e partendo da questi 2 fatti storici intorno appunto alla figura di Bram Stoker, i 2 scrittori romanzano tutta una serie di vicissitudini che Bram Stoker avrebbe vissuto e che appunto lo abbiano portato a scrivere il suo famoso romanzo. Ovviamente la storia inizia con Bram Stoker da piccolo e finisce laddove comincia la scrittura, la stesura del famoso romanzo Dracula. Alla fine del libro c'è anche una postfazione dove appunto Stoker ci spiega, ci racconta il suo punto di vista e il perché secondo lui Bram Stoker non si sia ispirato in realtà al famoso conte Vlad, al famoso principe Vlad, per scrivere appunto del conte Dracula, ma abbia preso ispirazioni da altre
leggende appunto locali europee, e anche soprattutto quella parte insomma della postfazione, secondo me per gli appassionati della figura di Bram Stoker e del Conte Dracula è veramente una chicca da leggere assolutamente. Ad ogni modo è un libro sicuramente tema Halloween per le atmosfere, le ambientazioni i posti che ci fa rivivere Stoker, per la figura di Bram Stoker perché è meravigliosa, per avere una lettura un po' diversa rispetto al solito Conte Dracula. Insomma, per chi come me l'ha letto più di una volta, si può approcciare a una lettura differente, che è appunto questa, ma che ha comunque i stessi protagonisti. Nel romanzo noi ritroviamo tantissimi dei protagonisti che sono nel libro del Conte Dracula, nel volume del Conte Dracula. Ritroviamo Mina, ritroviamo Harker, ritroviamo tutta una serie di figure che sono i protagonisti del famoso romanzo Conte Dracula. Quindi è, per gli appassionati del romanzo del famoso romanzo di Bram Stoker, è sicuramente un libro da leggere, perché è veramente una goduria da questo punto di vista, ritrovare tutti questi, anche cercare tutti questi riferimenti, alcuni più sottili, alcuni più evidenti, alle figure appunto del romanzo storico. Quindi sicuramente una lettura che non vi consiglio, vi stra consiglio per il giorno di Halloween. Ho detto che vi portavo però anche due letture più leggere, perché per chi vuole leggere soltanto ad Halloween qualcosa da iniziare e finire nel giorno stesso, vi porto due letture molto più veloci. La prima è un racconto lungo o un romanzo breve, chiamatelo come vogliamo, ma è molto breve, per cui è circa una 60 di pagine, che è questo qui, che è La lotteria di Shirley Jackson. So che Shirley Jackson è un'autrice straconsigliata, però di solito, insomma, per soprattutto questi periodi si consigliano le sue due opere più famose, Abbiamo vissuto nel castello e Hill House, che ho letto entrambe e vi posso dire che sono due letture fantastiche, ma questa storia qui viene notata meno. L'opera di Shirley Jackson secondo me è un peccato, perché è veramente un racconto, un racconto, non è un vero romanzo, perché appunto ha 60 pagine e si legge 40 minuti l'avete letto, però ha un racconto perfetto per le atmosfere di Halloween. Innanzitutto quella che vi metto qui è l'edizione italiana uscita ad Elfi al costo di 10 euro. Questo libro è uscito nel 49 e, come successe per la storia di per la guerra tra i mondi di Orson Welles, anche questo libro quando uscì venne preso sul serio, per cui arrivarono in redazione tutta una serie di lettere indignate dei lettori perché ritennero questo che viene raccontato in questa storia una storia vera. Quindi già solo per questo episodio, insomma, intorno al libro, è sicuramente un libro che vale la pena leggere. Poi Shirley Jackson, per chi la conosce, secondo me è un'autrice favolosa per quanto riguarda la capacità di tenerti incollato alle pagine. Lei ha questa capacità che mette, secondo me, in tutti i suoi scritti, di iniziare una storia in un momento perfetto, idilliaco, per cui tu, lettore, ti senti rasserenato. Comincia tutto sempre in maniera molto luminosa, molto tranquilla, bucolica quasi, e tu lettore ti senti rassicurato, ma ha questa capacità di far crescere la tensione per ogni pagina, e di solito nei libri di Shirley Jackson si capisce già quello che sta succedendo, cioè tu lettore già lo comprendi, sai dove si andrà a parare, ma non riesci ad evitarlo, così come lo sanno i stessi personaggi. Capisci che sta succedendo qualcosa, il personaggio stesso capisce che sta succedendo qualcosa, ma non può evitare quello che sta succedendo, e alla fine Shirley Jackson ti butta lì il finale in maniera sempre molto forte, quasi come un cazzotto nello stomaco. È ambientato in un villaggio del New England dove sembra si stia preparando una festa di paese. In realtà io non vi dico quello che succede, perché sarebbe solo con 60 pagine, sarebbe subito spoiler, e anche perché vi rovinerei il gusto della lettura. Vi dico solo che comincia con questa mattinata luminosa in questo villaggio di paese dove tutto sembra perfetto ed idilliaco. Ovviamente la dote fondamentale di Shirley Jackson, e la cosa più bella che troviamo nei suoi libri, è la tensione crescente che ci porta alla fine della lettura. È sicuramente una lettura consigliatissima, è uno dei suoi racconti, malgrado sia un racconto, insomma, non un vero libro, che io ho amato di più, ho apprezzato di più, proprio perché si legge tutto d'un fiato, e quindi tu arrivi alla fine, sei partito con tutta questa luminosità, bellezza, tranquillità, arrivi alla fine sapendo perfettamente cosa sta succedendo,
eppure quando arrivi lì è veramente un colpo al cuore. Sulla capacità di creare tensione e dell'atmosfere thriller lei è veramente magistrale. Io ve la stra consiglio, oltretutto a un costo veramente irrisorio, è una lettura veloce per cui si può fare veramente durante la giornata di Halloween, quindi è sicuramente una lettura che vi consiglio. Terza lettura delle tre, quindi ultima delle tre, ho deciso di aggiungere un fumetto perché no? Anche perché i fumetti hanno la possibilità visiva di creare ancora più tensione, anche perché questo fumetto ve lo troverete anche nei wrap-up delle letture di agosto, di settembre, no, nelle letture di settembre, ed è sicuramente un'ottima lettura. Io l'ho letto in inglese, ma è uscito mi pare a maggio, in italiano per le edizioni BD, con 144 pagine al costo di 15 euro, e la copertina brossurata, che è scritto da James Tynion e disegnato da Werther Dell'Edera, ed è favolosa. È sicuramente una delle letture fatte gli ultimi periodi più belle, malgrado tratti un genere a cui non sono molto affezionata, però è veramente una lettura favolosa. Innanzitutto, secondo me, ha una cover fantastica che esprime perfettamente il concetto di quello che c'è all'interno, e è veramente da disegnatrice una lezione magistrale di quello che va fatto in un fumetto, assolutamente. Però è una lettura che vi consiglio innanzitutto per la storia, perché è favolosa, e poi i disegni e lo storytelling si adattano perfettamente alla storia, per cui riescono a farti immergere perfettamente nelle atmosfere che stai leggendo. È sicuramente una lettura da 5 stelline assolutamente, e perfetta appunto per i temi di Halloween. Io vi dico soltanto che in America, negli Stati Uniti, quando è uscito, il primo numero è andato esaurito in meno di 24 ore. Quindi questo fa capire il successo che ha avuto negli States questo volume, e secondo me è stra meritato. Il volume inizia nella cittadina di Archer's Peak, dove praticamente i bambini vengono rapiti. Un bambino di quelli rapiti sopravvive a questa esperienza, ma nessuno crede a quello che lui racconta. Inizia così, e soprattutto inizia con le indagini che vengono portate avanti riguardo la morte di questi bambini. Sparizioni e morti di questi bambini, fino a quando una ragazza arriva in Archer's Peak intenzionata a fermare questa situazione. Anche qui di più non vi racconto, perché sarebbe un mega spoiler, però vi dico soltanto che ha queste atmosfere thriller meravigliose, ha molti elementi fantasy anche all'interno, ma sono dosati in maniera perfetta, per cui è una lettura che vi straconsiglio. Io credo, sono abbastanza convinta che diventerà una serie TV, un film, qualcosa, perché la narrazione è veramente cinematografica, perfetta, soprattutto rispetto alle cose a cui noi siamo abituati, ha tantissimi elementi ma ben fatti, ha preso il meglio delle serie TV che trattano questo genere degli ultimi anni, quindi è sicuramente una lettura anche per chi non è abituato ai fumetti, essendo così cinematografico. È una lettura che vi consiglio, che è sicuramente adatta, proprio perché ha una narrazione così vicina all'elemento cinematografico. Ti tiene incollata alla pagina assolutamente fino all'ultimo. È il primo di una serie, quindi ovviamente non ha un vero e proprio finale. Il secondo dovrebbe uscire negli Stati Uniti a inizio 2021, ma io sono sicura che lo avrete. Ovviamente la storia ha un arco narrativo che si conclude, quindi qualora decidiate di leggere solo questo, insomma, non è che rimanete completamente appesi. Ha un che di finale, ma la macro storia che accompagna tutta la narrazione ovviamente rimane aperta per proseguire appunto nei volumi successivi. Però arriviamo a fine lettura che comunque risposte ad alcune domande ci vengono sicuramente date. Questi erano i miei 3 consigli per le letture di Halloween, comunque per il mese di ottobre, perché questo è il mese delle zucche, dei thriller e delle foglie ingiallite, quindi sicuramente anche per il mese di ottobre. E io anzi spero che vi facciate tante tazze di tè questo periodo con la lettura, perché è il mese delle tisane e dei tè, e quindi per questo è un mese che adoro. Poi ci si avvicina il Natale, che è il mio periodo dell'anno preferito, quindi quello di ottobre è un mese che mi rende sempre molto felice, anche se sono sotto consegna dal lavoro, ma tanto ormai è diventata una routine, quindi va bene. Comunque questo è tutto.
Fatemi sapere se vi ho incuriosito con questi consigli di lettura, fatemi sapere invece cosa leggerete per il periodo di Halloween, che cosa ritenete voi adatto per questo periodo di Halloween, cosa consigliate voi a me. Fatemi sapere inoltre cosa state leggendo, se quello che state leggendo vi piace. Intanto io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!